Un boss completo è stato senz'altro Ferdinando Cesarano, nato il 26 agosto del 1954 a Ponte Persica, detto Nanduccio e Ponte Persica, indiscusso leader nella zona di Pompei, gelido e spietato con i nemici, diplomatico con i colletti bianchi. Alfieri lo ha sempre considerato uno dei suoi interlocutori privilegiati, l'uomo più adatto per questioni finanziarie, il luogotenente più determinato dell'ala militare. Dal processo Maglio, il camorrista pompeiano è uscito con una dozzina di ergastoli, conseguenza della diretta partecipazione agli agguati più importanti della cosca di Piazzolla di Nola, che spesso lo hanno visto nella doppia veste di mandante ed esecutore. Secondo Carmine Alfieri, i primi contatti con Nanduccio avvengono a Pompei, dove frequenta la bisca clandestina gestita da Salvatore Alfieri. Fino a un certo punto i rapporti sono di reciproco rispetto, ma ad unirli è l'odio per Raffaele Cutolo. Cesarano entra a pieno titolo nel gruppo di Alfieri quando Cutolo colpisce Giuseppe Allocca, il compare di suo fratello Gaetano. Allocca viene ammazzato dai cutoliani a San Giuseppe Vesuviano nell'ottobre del 1981 e pochi giorni dopo Ferdinando e Gaetano Cesarano vanno da Alfieri per chiedergli di entrare a far parte della sua banda ed essere aiutati a vendicare la morte del loro amico. Don Carmine, diffidente come pochi, inizialmente è perplesso per l'improvvisa richiesta, ma poi accetta volentieri l'ingresso di Nanduccio tra le sue fila. Il camorrista di Pompei in breve tempo diventa uno degli uomini più fidati di Alfieri. Nanduccio dà la sensazione di non aver paura di nulla. Agisce sempre con una certa aggressività e ha un temperamento violento. Il fratello Gaetano durante le riunioni, pur essendo più grande di 4 anni, anziché ottenere rispetto, è costretto a subire delle vere e proprie umiliazioni in pubblico, con Nanduccio che gli dice di stare zitto perché a prendere le decisioni deve essere lui e nessun altro. Scoppiano spesso delle liti che solo l'intervento di Alfieri riesce a spegnere. In ogni caso, col passare dei mesi, il rapporto tra il capo e Cesarano diventa più intenso, al punto che Alfieri accetta di fare da compare di Cresima, nello stesso giorno in cui si cresima pure Peppe Ruocco, un altro superkiller. Il rapporto di fiducia con Alfieri è così forte che il superboss lo vuole fisso nello squadrone della morte che viene messo in campo negli omicidi più importanti. Nanduccio è indicato come tra i componenti del commando che nell'agosto dell'84 sbarca a Torre Annunziata a bordo di un bus turistico per compiere una strage contro gli uomini di Valentino Gionta, socio dell'odiato Lorenzo Nuvoletta. Poi partecipa attivamente all'operazione di pulizia interna, assassinando un imprenditore legato a Alfieri, sospettato di aver venduto alle forze dell'ordine alcuni affiliati facendoli arrestare. Ed è anche tra i sicari che nell'estate del 1991 stroncano la carriera di Peppe Ruocco, che si era messo in testa di creare un gruppo suo sganciandosi dai vecchi amici di Piazzolla. In quell'occasione, Cesarano compie un gesto di grande cinismo. Il 7 agosto si presenta a casa del papà di Peppe, gli porge le sue condoglianze con l'aria di chi ha perso una persona cara. Del resto, è legatissimo a Aniello Ruocco, un cugino di Peppe che lo considera un suo figlioccio. E proprio a Aniello, Cesarano spiega che Peppe ha commesso un clamoroso errore addentrandosi nel territorio di Casalnuovo, presidiato dagli Egizio, nemici del clan Alfieri. Dunque, non ci sarebbe da sospettare su Cesarano, ma la vicenda ha un particolare: a uccidere Peppe Ruocco è stato proprio lui. Prima lo ha ammazzato e dopo qualche ora è andato dal padre per portargli le condoglianze. Lo sconcertante episodio è stato svelato dal pentito Pasquale Galasso, riferendo ai giudici che Cesarano fu uno dei componenti del comando che tese un agguato a Ruocco, insieme con Giuseppe Autorino, Luigi Davino e Salvatore Russo. Nell'imboscata, che fu consumata a Casalnuovo per far ricadere la responsabilità sulla cosca della zona, morì anche un altro componente del clan. Gli schizzi di sangue macchiarono i vestiti di Cesarano, che fu costretto a cambiarsi per potersi presentare pulito a casa della famiglia Ruocco per porgere le condoglianze. Galasso ha anche aggiunto che inizialmente Cesarano era contrario al delitto dicendo: «Ricordo che Alfieri voleva che a tutti i costi noi prendessimo questa decisione. Ci fu anche tra Alfieri e Cesarano uno scontro. Cesarano disse ad Alfieri: compare, lei vuole ammazzare il mio più caro amico Giuseppe Ruocco». Ma alla fine passò la linea dura voluta dal capo e tutti diedero l'ok. Cesarano non s'è mai tirato indietro, eppure sul fronte della riscossione delle tangenti Nanduccio è stato sempre in prima fila. Nella distribuzione delle tangenti però vuole essere l'asso pigliatutto, ma rischia di provocare conflitti interni.
come accade tra l'87 e l'88, quando Pasquale Loreto, con l'approvazione di Alfieri, si sgancia da Cesarano e forma un gruppo tutto suo che agisce su Scafati, un comune che confina con Pompei, che fino a poco prima era sotto il controllo di Nanduccio. In merito a questo, Pasquale Galasso aggiungerà che Cesarano non ci stava a cedere parte di territorio dove aveva sempre comandato, e prova pure ad allargarsi nella vicina Castellammare di Stabia, con la cosca locale guidata da Michele d'Alessandro. Con la benedizione di Alfieri e un team di killer parte l'assalto. Nel giro di poche settimane vengono colpiti alcuni uomini di d'Alessandro, compreso il suocero. Gli agguati, però, provocano la reazione di carabinieri e polizia, così Alfieri richiama Nanduccio e lo invita a fermarsi. Il boss di Ponte Persica, per reinvestire il denaro, comincia a frequentare Roma, dove può contare sull'appoggio di due personaggi, Marzio Sepe, fedelissimo di Carmine Alfieri, e di Ciro Maresca, fratello di Pupetta. All'inizio degli anni 90 Cesarano e Sepe si infilano in un affare di Pasquale Galasso, l'acquisto degli stabilimenti cinematografici De Paulis. In ballo ci sono molti miliardi. Secondo Galasso, l'affronto ricevuto da Nanduccio e Sepe non è casuale, ma era una strategia per isolarlo. Poi Galasso viene arrestato, si pente e per tutti comincia l'inizio della fine. La latitanza di Cesarano dura fino alla metà di maggio del 93, quando i carabinieri lo arrestano a Pompei. Successivamente altri collaboratori di giustizia descrivono il ruolo di Nanduccio, raccontando nei minimi dettagli le sue attività sia sul versante militare che degli affari. Mentre altri suoi ex alleati passano dalla parte dello Stato, lui passa a quella del silenzio e dell'omertà. Dopo aver respinto le avance di Alfieri, che lo invitava a pentirsi, il 21 febbraio del 96, durante un processo Cesarano tratta a muso duro Galasso, reo di averlo indicato come esecutore di un omicidio. Il 22 giugno del 98 Nanduccio evade dall'aula bunker di Salerno mentre è in corso il processo California. Insieme a lui scappa pure Geppino Autorino. La fuga di due camorristi provoca un finimondo. L'Italia si chiede come siano riusciti a scappare, ma in realtà l'evasione è frutto delle condizioni malandate dell'aula bunker, una struttura realizzata nel 1983 nella palestra di una scuola per il processo alle Brigate Rosse. La figuraccia per lo Stato è grande, anche perché è stata preceduta da altre due fughe eccellenti. Il 4 maggio si è volatilizzato Licio Gelli, l'ex capo della loggia P2, che il 22 aprile la Cassazione gli aveva confermato la condanna a 12 anni per il crack del Banco Ambrosiano, ma l'ordine di cattura era arrivato solo dopo 13 giorni. Il 6 maggio, invece, è fuggito Pasquale Cuntrera, di Siculiana, che insieme ai fratelli è considerato uno dei più grossi trafficanti di droga siciliani. L'evasione dei due camorristi, dunque, è uno schiaffo che brucia e a pagare sono il questore di Salerno e il sovrintendente della polizia penitenziaria, responsabile della traduzione dei detenuti. L'indagine finalizzata per la cattura dei fuggitivi ha a disposizione i migliori investigatori di tutta Italia, raggruppati a Napoli per restituire credibilità allo Stato. Il primo a finire nella rete è Autorino. Il 21 marzo del 99, i carabinieri lo sorprendono nelle campagne del Nolano, invitato a fermarsi. Autorino, invece di scendere dall'auto e alzare le mani, tira fuori la pistola e comincia a sparare. Una reazione fatale, Autorino morirà crivellato dai proiettili. Nanduccio, invece, conclude la sua latitanza nella notte tra il 9 e il 10 giugno del 2000. Intercettato in una villetta di Torre Annunziata, a qualche chilometro dal suo quartier generale, mentre è in compagnia della sua amante. Per non farsi riconoscere si è fatto crescere la barba e indossa un parrucchino, ma non serve. Viene arrestato e riportato in prigione. Con Nanduccio in galera sono tutti più tranquilli, ma in realtà, pur essendo dietro le sbarre, il boss di Ponte Persica è più forte di prima. Mentre il camorrista si godeva la libertà conquistata con l'evasione a Salerno, la sua influenza si era estesa anche in alcune zone di Castellammare di Stabia e nel comune di Santa Maria la Carità. Attraverso le indagini, i magistrati ricostruiscono l'impero di Nanduccio, scoprendo che dispone di capitali enormi, in parte procurati dalla gestione del mercato dei fiori di Pompei, diventato con gli anni il cuore finanziario del clan. Negli ultimi anni forze dell'ordine e magistrati sono riusciti a dare colpi durissimi al clan Cesarano, ma Nanduccio non ha fatto una piega. È un irriducibile, pur sapendo che gli ergastoli lo costringeranno a passare in carcere il resto della sua vita. Nel frattempo il boss di Pompei si è messo a studiare ed ha preso 2 lauree, una in sociologia e l'altra in giurisprudenza.